Ciao a tutte, benvenute nel canale di Design e Creations e bentornate per coloro che conoscono già il canale. Per chi è nuovo nel canale, in questo canale di realizzazione progetti facciamo tanti progettini vari, bomboniere, oggettistica per la casa, idee nascite, bomboniere, battesimo, comunione, insomma, vari progetti che si possono realizzare a mano. Oggi facciamo un progetto veramente molto facile. Andiamo a realizzare questi bellissimi fiocchetti con la nostra gomma Eva. Allora, io ho provato in realtà a farlo anche col feltro, però è troppo rigido e non viene bene. Infatti, se vedete, non è di facile malleabilità. Per cui andiamo ad utilizzare della gomma Eva. Di cosa abbiamo bisogno? Di tre oggetti. Il cartamodello che vi farò trovare come sempre in descrizione, scaricabile gratuitamente. Abbiamo bisogno di forbici, penna, spilli e vabbè, la nostra gomma Eva nel colore che preferite. Io ho utilizzato questa qua brillantinata perché fa più effetto. E poi abbiamo bisogno della colla a caldo. Sì, forse è qualcosa di più di tre. Ad ogni modo, sono questi gli oggetti di cui abbiamo bisogno. Andiamo a vedere come si fa. Una volta che avete scaricato il cartamodello, andate a ritagliare la forma di interesse, quindi in questo caso questa, perché io vi metterò sia questa che quella più piccolina. Noi oggi facciamo la grande. Ci ritagliamo la nostra forma, il nostro cartamodello, lo andiamo ad applicare sul rovescio della nostra gomma Eva, vi faccio vedere come. Allora, questa è la nostra gomma Eva, questo è il rovescio e questo è il diritto. Noi dobbiamo lavorare sul rovescio della gomma Eva. Andiamo ad applicare il cartamodello sopra, lo andiamo a fissare con gli spilli e ritagliamo in questo caso solo il pezzo che ci serve, di modo tale che è più facile andarlo a lavorare. Quindi iniziamo a ritagliare questo pezzettino. Adesso con una penna andiamo a ricalcare il progetto. Va benissimo anche una penna normale perché questa parte qua verrà ritagliata, quindi non ci interessa se si vede il segno oppure no, perché tanto comunque una volta che andiamo a ritagliare non si vedrà più nulla. Facciamo attenzione a queste punte. Togliamo i nostri spilli e ci ritroviamo in questa posizione. Adesso andiamo a ritagliare. Quindi prendiamo le nostre forbici non da taglio carta, ma da taglio e andiamo a ritagliare il nostro contorno. Come vi dicevo, facciamo attenzione a queste punte di modo tale che non vengano troppo angolari e neanche troppo appuntite o almeno di diverse modalità, una più corta e una più lunga. Quindi cerchiamo di essere quanto più precisi. Come vi dicevo, avendo utilizzato la penna, cerchiamo di andare a ritagliare proprio sul contorno della penna. Allora, questo è un modo molto facile per poter realizzare dei fiocchetti in maniera veloce, soprattutto se dobbiamo fare delle bomboniere. Queste potrebbero essere tranquillamente applicabili vicino ad un fazzoletto portaconfetti. Ci potete applicare una calamita dietro e farla diventare una calamita. C'è chi anche ci mette la clip per fare un fermacapelli, però sinceramente con questo tipo di materiale a me non piace tanto, quindi
personalmente non ve la proporrei, poi ovviamente è una questione di gusti. Allora, abbiamo quasi finito di ritagliare la nostra forma. Ecco qua. Ci troviamo così. Adesso che cosa dobbiamo fare? Con la colla a caldo dobbiamo andare a piegare e appoggiare queste due estremità l'una sull'altra. Allora, intanto metto la colla a caldo. Nel mentre che si riscalda la colla a caldo, vi faccio vedere che noi abbiamo bisogno anche di questo pezzettino centrale, che sarebbe questo qui, praticamente. Ce lo ritagliamo dal pezzo che siamo andati a tagliare. Generalmente questo pezzo qui è quello di sopra. Quindi da qui ci ritagliamo la striscia lunga che poi andremo a ritagliare ovviamente in base alla dimensione che ci occorre realmente. Quindi andiamo a ritagliare un nostro pezzo e a più o meno 1 centimetro. Vedete? Vediamo se si è pronta la colla a caldo. Allora, adesso facciamo questa procedura di andare ad incollare le due estremità come vi avevo detto. Quindi mettiamo un po' di colla qui e andiamo ad applicare la colla. Allora, cerco di farvi un po' più vicine. Ok. Mentre fa aderenza, io inizio a fare anche questi altri qua azzurri. Allora. E vi faccio vedere anche il perché dopo dobbiamo andare a piegare all'interno e ci potremo scottare. Vi consiglio sempre, quando facciamo questi lavoretti, di mettere la colla a caldo al minimo, di modo tale da evitare scottature. Questo se utilizzate una pistola di colla a caldo, questa qua un po' più professionale, semiprofessionale, che ha varie potenze. Se invece avete quella blu piccolina, quella che generalmente si utilizza per i lavoretti in casa, a volte si utilizza anche con i bambini, quella lì già non è totalmente forte, quindi per quei tipi con quel tipo di macchina di pistola a caldo va bene quel tipo di potenza. Allora, adesso che si è attaccata, quindi ha fatto aderenza alla colla a caldo, dobbiamo andare a mettere le mani all'interno del nostro fiocco e fare la nostra prima fisarmonica. In questo modo, vedete che si fa già la forma del fiocco? E andiamo a mettere un po' di colla al centro. E teniamo premuto. Adesso andiamo a prendere la parte finale, quindi sarebbe delle code, e le andiamo a riportare sopra. Vi faccio vedere meglio. Questo è il fiocco, dobbiamo andare a fare una piegatura da sotto. E stessa cosa andiamo a mettere un po' di colla qui. Teniamo bello fermo e facciamo fare presa. Stringiamo la parte di dietro davanti, teniamo tutto premuto e con il pezzo che ci siamo ricavati andiamo a mettere un po' di colla prima qui al centro. Questa è una pratica da fare soltanto con un po' di attenzione, però nulla di complicato. E andiamo a stringere, applichiamo sopra e andiamo a stringere. Tenete sempre premuto sotto e mettiamo la colla qui al centro. Iniziamo ad abbassare quindi una prima linguetta. Volendo, vedete? Siccome a noi ci serve corta, però la coda la andiamo a tagliare e andiamo a prendere l'altro lembo e lo appoggiamo sopra. Quindi mettiamo un altro po' di colla qui. Una volta che ha fatto presa, andiamo a tagliare.
e il nostro fiocchetto è pronto. Facciamo anche questi qua insieme. Lo faccio più veloce. Vi faccio vedere veramente la facilità nel fare questo progetto. Non so voi, ma a me fare questi fiocchetti mi rilassa proprio tanto. Allora, andiamo a mettere un po' di colla qui, andiamo a stringere. E facciamo anche quest'altro. Quanto ci sto mettendo? Sistematevi i fiocchi nel caso in cui stanno venendo storti. Tenete sempre tutto premuto. Ed eccoci qua. Essendo gomma eva è facilmente modellabile. Eccoci qua. Guardate qui. Quanto tempo ci abbiamo messo? Spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e ti aspetto al prossimo video tutorial. Ciao!